che la mia scelta è questa. O sono un uomo virile che opprime, che non dà spazio ai sentimenti, che sta lì a fare il bullo, a chiamare tutti frocio, che non può vedere uno con i capelli lunghi e subito lo tormenta. Salve e benvenuti o bentornati su Psicologia nell'angolo. Oggi non ho preparato script, non ho preparato scalette, niente di quello che faccio di solito perché non credo che ci saranno grosse divagazioni sull'argomento. Argomento che non è particolarmente piacevole, è una cosa abbastanza fastidiosa che credo che darà fastidio anche a voi. Però oltre al semplice voler parlare di una cosa che mi ha dato molto fastidio, oppure per prendere in prestito delle parole antiche, una cosa che mi ha fatto davvero girare gli ingranaggi, vorrei anche provare a discutere con voi sul ruolo e la potenza psicologica delle parole e soprattutto di quello che succede quando a queste parole la potenza viene tolta, perché si comincia a utilizzarle in modo inappropriato, troppo esteso, troppo dilatato, e quindi una parola diventa identica all'altra. Essendo che non c'è più distanza tra l'una e l'altra, la parola forte diventa uguale alla parola debole e la capacità straordinaria del linguaggio di suscitare emozioni in chi ascolta si perde. E quindi chi ascolta inevitabilmente, come chi parla, vive immerso in un calderone spesso di lunghi discorsi che però in realtà dal punto di vista di quello che suscitano si potrebbero anche non fare. Però andiamo con ordine. Qualche mese fa, a settembre, io girai un video in cui dicevo la mia opinione sul caso, un caso di bullismo che poi era sfociato nel suicidio. Oggi dirò le parole per come sono, anche se vengo demonetizzato non mi interessa. Di un ragazzo che viveva nel Lazio, che era vittima da lungo tempo di tante prevaricazioni, di un linguaggio molto offensivo e molto segnante, e che aveva deciso, purtroppo aveva preso la decisione di togliersi la vita. Il suo nome, penso che ve lo ricorderete, comunque ve lo ricordo io, era Paolo Mendico. Molto simbolicamente aveva deciso di compiere questo gesto il giorno prima dell'inizio delle lezioni, del secondo anno di superiori, se non ricordo male. A quel tempo, settembre, si era parlato di possibili, secondo me erano ovvie, responsabilità della scuola, soprattutto degli insegnanti, della psicologa della scuola, a cui il ragazzo si era rivolto. Insomma, se volete saperne di più della mia opinione sul bullismo, sul contrasto al bullismo, su questa vicenda, ci metterò qui o qui un link al video di settembre. Cosa è successo nel frattempo? È perché io non ho dato aggiornamenti, è perché io non avevo intenzione di dare aggiornamenti su questa faccenda. Quello che è successo è banalissimo, scontato per chiunque avesse un'idea anche generica della questione, ed è che gli ispettori del Ministero dell'Istruzione e poi secondariamente anche la magistratura hanno in effetti riscontrato delle gravi carenze nel supporto che sarebbe dovuto essere fornito a Paolo, e quindi in sostanza ci sono degli adulti che adesso dovranno difendersi dall'accusa di non avere fatto abbastanza per impedire questo gesto. Perché non ne ho parlato io? Perché non ho fatto il follow up? Perché non è compito mio e perché non avevo intenzione assolutamente di speculare su questa storia e non avevo intenzione di tornarci. Ora, e adesso vi dirò perché invece ci sto tornando, che non è questo il motivo, perché se volevate sapere di più magari potevate ascoltare il telegiornale, oppure non so se qualcuno ha fatto un approfondimento non da sciacallo su questo argomento, mi auguro di sì, sono sicuro che su YouTube e oltre qualcuno l'avrà fatto. Perché torniamo a parlare di questa storia? Perché purtroppo questo tristissimo evento, evitabilissimo evento, è stato usato da alcune persone molto politicizzate e che hanno un ruolo rilevante nella società anche dal punto di vista psicosociale, nel senso che sono persone organizzate con grossi contatti all'interno della politica, anche se non fanno politica direttamente, che influenzano però il discorso pubblico, soprattutto a un livello non popolare ma più elitario, ma è quello che conta, che hanno deciso in modo secondo me inspiegabile, o meglio spiegabile dal loro punto di vista, inspiegabile la mancata reazione dell'opinione pubblica, di usare questo evento così tragico per i loro fini. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a un movimento politico,
penso che lo si possa penso che si definiscano loro così, che si chiamano Una di Meno. È un movimento piuttosto noto perché, come dicevo, ha una certa influenza sulla politica, è un movimento internazionale, l'origine è spagnola se non vado errato, non mi ricordo se è spagnola della Spagna o spagnola del Sud America, ma comunque la stessa cosa con il nome tradotto per le varie lingue c'è in tutto il mondo. Cosa sono? Cos'è questo movimento? Di che si occupa? Si occupa, quello che dichiara di occuparsi di prevenzione della violenza di genere, quindi della violenza degli uomini contro le donne e le persone transessuali. Perché ci interessa? Perché che cosa c'entra con il suicidio di un ragazzino di 15 anni? C'entra perché Non Una di Meno pubblica annualmente una lista in continuo aggiornamento di tutte le persone che a suo giudizio sono state vittime di loro, nell'header della pagina c'è scritto che questo è un elenco di persone che sono state vittime di femminicidio, lesbicidio e transcidio, che secondo la lingua italiana, nelle sue evoluzioni più recenti, dovrebbe significare che questo dovrebbe essere un elenco di donne, quindi donne eterosessuali, donne lesbiche e persone transessuali, quindi ipotizzo perché non è spiegato affatto bene, persone che sono nate biologicamente uomini e che poi hanno compiuto la transizione di genere per diventare donne. Queste persone, per finire in questa lista, devono essere state uccise per motivi legati alla loro identità ed eventualmente motivi che venivano un tempo definiti passionali. Ad esempio, quello che mi pare indiscutibile sia un femminicidio è quello che è avvenuto a Messina il marzo scorso, cioè Stefano Argentino che ha accoltellato una ragazza che gli piaceva, che però non voleva uscire con lui, e l'ha accoltellata per questo, con una pianificazione meticolosa. Questo mi pare che possiamo definirlo serenamente un femminicidio, secondo anche i termini della legge, perché ci sono stati dei passaggi legali e quindi ora noi abbiamo una definizione legale di quello che femminicidio è. Perché questa lista è importante? Intanto perché non è l'unica lista, ma è una di quelle che viene utilizzata più spesso anche da organismi politici quando hanno bisogno di avere dei dati per dire quanti femminicidi ci sono in Italia, perché in realtà di quanti femminicidi ci sono in Italia non lo sa nessuno con precisione. Non abbiamo noi una lista intesa come rilevazione nazionale tipo Istat. Quindi ci sono in effetti vari enti che danno la loro interpretazione sul numero di femminicidi, che può variare anche tanto. Quella di Non Una di Meno dice che in Italia ci sono stati 99 femminicidi nel 2025. Cosa c'è in questa lista? Se uno la va a leggere con un po' più di attenzione, diciamo, dell'uomo medio o di chi scrive i comunicati stampa e guarda solo il numero. Ci sono le cose un po' bizzarre. Ci sono per esempio dei suicidi, cioè per esempio viene riportato come femminicidio il suicidio di una persona transessuale che aveva dei disturbi del comportamento alimentare, pubblicava video su TikTok e un giorno purtroppo, perché è un evento tragico, si è buttata dal balcone ed è morta. Già questo può lasciare un po' perplessi, perché se noi abbiamo deciso di parlare di femminicidio, quindi dobbiamo necessariamente parlare di un reato che ha un colpevole e una vittima. Quindi c'è un omicida che uccide una persona, una donna o una persona nella loro accezione, una persona che si identifica con il genere femminile, una persona che si suicida, non ha senso dire che è un femminicidio. Soprattutto se poi, perché in questa tabella che è abbastanza dettagliata, si va a dire che come colpevole si mette la società. Ma che vuol dire la società come colpevole di un suicidio? Cioè, può essere un argomento sociologico, neanche psicologico in senso stretto, ma è ridicolo. Però se voi pensate che questo è il massimo del ridicolo, è il massimo della vergogna di quello che c'è in questa lista, arriviamo a che cosa c'entra la lista in relazione alla storia di Paolo. Purtroppo la tragica fine di Paolo. Nella lista di femminicidi compiuti in Italia nell'anno 2025, tra tutti i nomi,
spunta il nome di Paolo Mendico. Tra l'altro spunta molto visibilmente perché nella lista c'è il genere, una delle tabelle è genere, i generi sono ovviamente, visto che è una lista di femminicidi, lesbicidi e transicidi, genere femminile e genere trans, perché viene riportato così, e poi c'è una sola persona che è riportata come genere M maschile. Quindi un ragazzino che andava a scuola e che si è suicidato, e lo possiamo dire senza timore di smentita, perché era oggetto di un forte bullismo da parte, ma forse più della sua classe, ma forse pure da parte degli insegnanti, e che aveva detto questo, adesso si trova in una lista di femminicidi. Cioè una lista che dovrebbe contenere delle persone ammazzate da un'altra persona perché donne. Sembrerebbe un errore. Il problema è che chi ha compilato la lista, come per quasi tutti gli altri, ha descritto le motivazioni per cui Paolo è in questa lista. Anche se non era una donna, ovviamente, anche se non era un trans, anche se non era certamente una lesbica. E soprattutto, anche se certamente non è stato ucciso. Ora, se voi andate a riguardare il video di settembre, penso che in 2 minuti vi potete rendere conto del mio livello di antipatia e sospetto e disprezzo, neanche velato, per le persone che si sono in qualche modo rese indisponibili ad aiutare Paolo ed evitare che morisse. Quindi io non sto assolutamente dicendo che queste persone sono innocenti. Io penso che queste persone, a cominciare dalla preside, come ho già detto nel video di settembre, dovrebbero già da tanto tempo essere a fare un altro lavoro. Per usare le parole di mio padre, dovrebbero essere a vendere le arance. Non sono a vendere le arance, la cosa mi dà molto fastidio e io penso che almeno per alcuni di questi personaggi e probabilmente per i genitori di alcuni di questi ragazzini che non sono accusabili in alcuni casi perché avevano forse meno di 14 anni per quello che hanno fatto, ci vorrebbe comunque un percorso nei termini della giustizia italiana. Detto questo, queste persone sono colpevoli di omicidio? No. L'omicidio è un'altra cosa. Il femminicidio, a maggior ragione che è diciamo, una sottocategoria dell'omicidio, è un'altra cosa. Queste persone sono eventualmente colpevoli di istigazione al suicidio? No. L'istigazione al suicidio è un'altra cosa. L'istigazione al suicidio è un crimine completamente diverso, in cui io mi adopero costantemente perché la persona si uccida, per trarne una qualche soddisfazione. Io credo che queste persone, soprattutto gli adulti, soprattutto la preside, volessero questo esito? Assolutamente no. Queste erano persone che compivano atti di bullismo, i ragazzini, che non erano in grado di fare bene il loro lavoro, la preside, a cui non interessava niente dell'aspetto umano di chi avevano davanti, gli insegnanti. E che è veramente indescrivibile, la psicologa scolastica, quello è un altro discorso. Questa è una storia di incompetenza e di noncuranza e di diffusa mancanza di umanità. Ma è un femminicidio? È un omicidio? No. E già qui si apre un primo problema. Un grosso problema di linguaggio e psicologia della comunicazione e del linguaggio. Perché lui è stato messo ed è ancora lì, e questo è incredibile, insieme anche ad altre persone che secondo me non dovrebbero assolutamente stare in quella lista, come una vittima di un atto deliberato volto a togliere la vita. Ed è ridicolo, assolutamente ridicolo. Come dicevo, io non credo che sia un errore e andrò nella prossima sezione del video a spiegare perché sarebbe meglio se fosse stato un errore in buona fede e perché invece non lo è, e perché questa è una scelta deliberata insieme a un'altra ragione. Prima però io ci terrei a leggere insieme a voi le motivazioni per cui Paolo è stato messo in questa lista da chiunque l'abbia compilata per conto di non una di meno. Detto che l'opinione sull'istigazione al suicidio è un'opinione mia, nel senso che la procura ha aperto delle indagini, a carico ancora non si sa bene di chi, ma comunque ha aperto delle indagini per istigazione al suicidio che però secondo me verranno archiviate, perché non credo che ci siano gli estremi per istigazione al suicidio. Ad ogni modo, vediamo qual è la motivazione per aver inserito Paolo dentro questa lista. Nelle motivazioni si ricorda correttamente che Paolo era vittima di bullismo, e fino a qui è sicuro, che la famiglia ha provato più di una volta a segnalare la situazione e nessuno ha messo nessun tipo di rimedio, e questo è corretto. E poi ci viene ricordato che
l'oggetto, diciamo, il mezzo tramite cui e per cui Paolo veniva deriso dai suoi bulli aveva a che fare con il fatto che aveva i capelli lunghi e che veniva chiamato con appellativi da donna. Adesso io faccio una cosa che non ho mai fatto su questo canale e dico le parolacce. Cioè, quello che non una di meno ci sta dicendo è che probabilmente questo povero ragazzo, come tantissimi altri a scuola, non faceva che essere chiamato Frocio, grande evergreen. Questo penso che chi non si è mai chi non si è mai sentito dare del frocio da qualcuno a scuola è perché probabilmente era lui che dava del frocio agli altri, perché è un epiteto così diffuso che... Vabbè. E quindi questi sono i motivi per cui Paolo è dentro questa lista. Quando io ho letto queste motivazioni, non lo voglio negare, mi sono arrabbiato veramente, veramente tanto. E mi sono arrabbiato per due motivi, che adesso spiegherò. Il primo motivo, come vi dicevo, è di ordine linguistico. Io sono profondamente insofferente al fatto che le persone che compilano questa lista, oltre a sacrosanti femminicidi, nel senso che sono evidentemente atti a cui possiamo dare questo nome, sia dal punto di vista nostro, semantico, delle nostre scelte di come chiamare il mondo, di come denominare gli enti del mondo, e magari altri che sono un po' dubbi, nel senso che ancora la procura sta indagando, quindi legalmente potrebbero non esserlo, però c'è un uomo e una donna, e l'uomo ha ucciso la donna perché aveva dei motivi non materiali, non era una rapina. Poi ne possiamo discutere, al telegiornale di ieri sera si parlava di questo caso che era stato impostato come un femminicidio tentato perché per fortuna la donna si è salvata, ma poi si è scoperto che il marito ha, diciamo, perso la brocca ed è diventato violento perché la moglie a sua insaputa si prostituiva a casa loro. Quindi, già per esempio qui viene un po' meno l'idea del femminicidio, cioè lui non si è arrabbiato, lui non ha fatto, l'uomo non ha fatto questo gesto per una questione patriarcale, l'ha fatto, ovviamente non è giustificabile questo livello di violenza perché l'ha buttata al balcone, ma l'ha fatto perché si è sentito tradito, perché sua moglie compiva a sua insaputa, diciamo, una cosa di una certa gravità. Quindi, per esempio, in questo caso il capo di imputazione è stato modificato e non è più femminicidio, ma è tentato omicidio. Basta. Però mettere dentro la lista delle cose che non saranno mai femminicidi, mai, perché intanto non sono omicidi, perché la vittima non è una donna. No. Questo ha uno scopo. Questo ha uno scopo e uno soltanto. E lo scopo è presto detto. Che in questo paese, come in tutti i paesi socialmente progrediti, un tempo si sarebbe detto i paesi industrializzati, i paesi del primo mondo, parliamo come gli uomini del Novecento, i femminicidi sono pochi, sono pochi. Ce ne dovrebbero essere zero? Certo che ce ne dovrebbero essere zero. La nostra spinta come società sarebbe sempre ad andare verso il crimine zero. Si può raggiungere il crimine zero, non si può raggiungere il crimine zero. È impossibile. Un paese non può essere a crimine zero, perché non c'è, l'ho detto in tanti altri video, non c'è modo di controllare tutti gli individui. Si possono controllare moltissimi individui della società, ma qualcuno, qualche deviante ci sarà sempre. Al punto, questo concetto è talmente radicato e ovvio nella nostra mente che ci abbiamo fatto i film su questo, su che cosa succederebbe se invece potessimo fare. Ma non lo possiamo fare. Non adesso almeno. E quindi, che significa questo? Significa che in Italia probabilmente, realisticamente, ci sono ogni anno 50, 40, 60, ditemelo voi il numero, veri femminicidi, cioè atti di violenza compiuti da un uomo su una donna perché essa è tale. 50, 60, non di più. La lista di non una di meno arrotonda e arriva a questo numero di 99. Ma perché arrotonda? Arrotonda perché, non avendo un riferimento univoco in Italia, le parti politiche possono fare riferimento alla lista che preferiscono. E perché hanno bisogno di fare riferimento alla lista che preferiscono? Perché vogliono mettere in atto delle politiche di un certo tipo, vogliono usare atti veramente abietti, proprio in senso morale ingiustificabili, come l'omicidio, soprattutto l'omicidio per un motivo del genere, e usarli per portare avanti una costruzione del sociale.
è più o meno la stessa meccanica di cui vengono spessissimo accusati i conservatori, quando si accusano i conservatori di dire sì, c'era criminalità alla stazione, allora facciamo delle politiche repressive. E qualcuno dice ma non c'è tutta questa criminalità alla stazione. Stesso principio, posto che la criminalità alla stazione è alle stelle. Per quanto concerne il femminicidio, questo è, diciamo, un chiavistello che influenza moltissimo la mentalità collettiva, perché l'immagine di un uomo che uccide una donna è molto primitiva nelle sensazioni che se ne ricavano. E se io dico questa cosa mi fa impazzire, ogni 3 giorni una donna viene uccisa, perché più o meno se riusciamo ad arrivare a 125 è vero che più o meno una donna ogni 3 giorni viene uccisa, che detto così è una cosa incredibile, cioè l'ascoltatore medio dice una ogni 3 giorni, cioè ma ci pensi che vuol dire una ogni 3 giorni? Poi però se uno va a vedere l'incidenza di questi fenomeni e la va a vedere a mente fredda, si rende conto che l'incidenza non è così particolarmente alta e che in Italia ci sono cause di morte ben più concrete che coinvolgono le donne e su cui veramente si potrebbe intervenire. È lo stesso principio esatto, lo stesso funzionamento psicologico esatto di quando fuori dal supermercato avete la sfortuna di essere avvicinati da quei figuri che in realtà sono dei lavoratori ma si spacciano per volontari, che vi dicono che con un caffè al giorno potete aiutare i bambini africani a stare meglio, ad avere da mangiare. Perché se invece vi dicono che sono 30 euro al mese e che il contratto dura 12 mesi, e quindi uno si fa 2 conti, quante persone firmerebbero quel contratto? Di meno. Ma un caffè al giorno, cioè, l'implicito è che uomo disgustoso sei, che per un caffè al giorno fai morire il bambino africano. Questa è una strategia psicologica di base. E questo è il motivo per cui queste statistiche vengono, per esempio quella di una di meno, vengono gonfiate così, perché servono a una parte, per portare avanti una narrativa. Tra l'altro, questa parte che porta avanti una narrativa dovrebbe anche fare la bella azione, penso che metterò questo dato qui in sovraimpressione, di andare a vedere il numero di femminicidi su scala globale. Ce lo vediamo con gli istogrammi, lo terrò bello che si vede per un bel pezzo, così ve lo faccio assaporare. E se uno guarda l'istogramma dell'Europa si rende conto che l'Europa è di gran lunga il posto più sicuro per una donna da questo punto di vista. Le statistiche dell'Africa sono spaventose, le statistiche dell'Asia, presa tutta insieme tra l'altro, l'Asia è molto bello, chi fa queste statistiche ha un certo sarcasmo, perché l'Asia nel suo insieme è tipo Giappone, Cina, poi c'è anche, non so, Cambogia, poi c'è Arabia Saudita, tutti insieme appassionati, Turkmenistan, tutti insieme appassionatamente. E comunque rimane bassa, nonostante ci siano paesi un po' piccantini. Le statistiche del Sud America sono terribili. E quindi chi fa questi discorsi dovrebbe non solo rendersi conto che l'Europa e l'Italia, specialmente, un paese molto sicuro da questo punto di vista, prima di proporre questa narrativa. Questo è il primo motivo, il motivo di ordine più statistico o teorico. Poi c'è un altro motivo, e il motivo è questo. Tanto tempo fa io ero molto appassionato di un canale su YouTube, un canale che faceva soprattutto approfondimenti di storia, che per i casi della vita era tutto in inglese questo canale. Lo YouTuber che lo teneva aveva un inglese impeccabile, però era di Palermo. Io l'ho anche conosciuto personalmente e il canale era il canale di Metatron. Lui una volta fece un discorso, secondo me assolutamente condivisibile, che infatti grosso modo ripropongo, sul potere del linguaggio. E il discorso è questo. Le parole, come dice il titolo del video, sono importanti. Non lo monto Nanni Moretti nel video per rispetto a lui e a noi. Ma che vuol dire che le parole sono importanti? Le parole sono importanti perché veicolano un significato, e il significato, se è vivido, innesca qualcosa nella nostra mente. Se io penso alla parola razzista, la prima immagine che mi viene in mente è l'immagine di Edward Norton in American History X. Per me quello è un razzista. Per me un razzista è uno che è disposto a uccidere a sangue freddo un'altra persona perché appartiene a una razza che non gli piace. Ma se io inizio a chiamare razzista chiunque non la pensa come me, e chiunque per esempio dice ma è possibile che alla stazione della mia città io non ci posso andare
È possibile che nella mia città ci sono delle no-go zone per la polizia? È possibile che noi continuiamo a far entrare gente nel paese anche se non abbiamo le possibilità lavorative, non abbiamo le posizioni lavorative da dargli e quindi stiamo spingendo la gente tra le braccia del crimine. E per queste considerazioni uno viene definito razzista. Il potere di questa parola, il potere psicologico di questa parola diminuisce. Diminuisce, 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 diminuisce. E quindi eravamo partiti che la parola razzista indicava uno che era fermamente convinto della superiorità di alcune razze nei confronti delle altre, proprio dal punto di vista biologico, proprio dal punto di vista lombrosiano, con i pallini dentro la scatola cranica, e che quindi non avrebbe mai accettato neanche che ne so, di sedere allo stesso tavolo con una persona di un'altra razza. E adesso siamo arrivati che razzista significa uno che in politica la pensa diversamente da me. Parola ha perso completamente tutto il suo potere. Parola spogliata del suo potere. Nel caso specifico, femminicidio. Parola tra l'altro che già è nata da poco, già è nata più per imposizione che non per sviluppo naturale della parola. Quindi già parte indebolita. Già non tutti sono d'accordo sul fatto che esista il femminicidio. Io sì, lo dico senza esitazione. Ma io dico femminicidio. Io cosa penso? Penso a Stefano Argentino, che arriva da dietro a una che gli piaceva e l'accoltella in mezzo a una strada. Quello è un femminicidio. Un atto brutale che io quando ci penso devo pensare che questo è la cosa peggiore forse che io posso fare nella vita, che io come uomo posso fare nella vita, non di cui io mi devo vergognare se non l'ho fatto, ma deve esserci nella mia mente l'immagine forte di un atto violentissimo. Se io nella lista dei femminicidi, se io chiamo femminicidio la tragica scelta di una persona che si butta dal balcone, già stiamo perdendo molta forza e già la parola non partiva forte. E quindi chi fa queste cose, secondo me, fa un disservizio alla stessa parte che segue. Capisco perché lo fa, l'ho appena spiegato perché lo fa, uno dei motivi possibili per cui lo fa, ma fa un vero e proprio disservizio. Terzo motivo, che poi è il motivo per cui ho deciso di girare questo video, è quello che mi dà più fastidio in assoluto, è quello che riguarda invece la vicenda di Paolo. Uno degli argomenti impliciti che secondo me ha mosso chi ha scritto, chi ha inserito il nome di Paolo dentro quella lista, è un tentativo di appropriarsi della fragilità e di appropriarsi di quello che la fragilità genera da un punto di vista morale. Cosa voglio dire? Paolo è morto perché era vittima di bullismo. Era vittima di bullismo perché era in un contesto in cui la diversità non veniva assolutamente ben vista, anzi, ed era vista come un segno di debolezza. Cosa comunissima in tante scuole in giro per il mondo. La sua diversità consisteva nel fatto che la sua immagine era piuttosto diversa da quella di un giovane uomo stereotipicamente virile. Era un appassionato di arte, aveva uno stile diverso probabilmente da quello della gran parte dei suoi compagni, modellato su cose di cui ho discusso tanto tempo fa in un video sulla mia città, estendibile almeno in parte a tanti altri contesti, comunque sicuramente del sud Italia, e per questo veniva deriso. Metterlo in quella lista significa togliere ai maschi la possibilità di essere delle vittime. Chi l'ha messo in quella lista implicitamente, ma forse pure esplicitamente, visto che nella descrizione c'è scritto che veniva deriso perché somigliava a una donna, sta dicendo che l'unica categoria a cui è consentito essere vittima di un certo tipo di discriminazioni e quindi soffrire e quindi avere la preeminenza morale di chi soffre ingiustamente sono le donne. Quasi che un uomo, un giovane uomo, non possa allo stesso tempo essere un uomo eterosessuale, non trans, un uomo per così dire normale, eteronormativo, ed essere vittima di discriminazione perché la sua immagine, i suoi comportamenti non sono quelli di un uomo stereotipicamente virile. In pratica, non una di meno, cosa mi stai dicendo? Che la mia scelta è questa. O sono un uomo virile che opprime, che non dà spazio ai sentimenti, che sta lì a fare il bullo, a chiamare tutti frocio, che non può vedere uno con i capelli lunghi e subito lo tormenta,
oppure devo essere per forza omosessuale, devo per forza identificarmi come una donna. Lo so che ci avete messo l'M, infatti fa ridere, perché è incredibile che nella lista ci sia un solo maschio, in questa lista di femminicidi, ve lo ricordo, femminicidi. Mi stai dicendo che la sofferenza è tutta vostra, è tutta appannaggio vostro, cioè noi possiamo essere solo gli oppressori. Non può essere che esiste un uomo che invece va a contrasto con gli altri uomini perché non ne vuole sapere di avere questa immagine così stereotipicamente virile, così da piccolo delinquente o da maranza, come va di moda dire adesso. E lo fa però rimanendo un uomo. Cioè non è possibile che io sia uno con i capelli lunghi, a cui piace suonare, a cui, non so, piace la poesia, piace ballare, però allo stesso tempo mi piacciono le donne. Non è possibile. Questo mi stai dicendo. Perché l'hai messo nella lista dei femminicidi, quindi mi stai dicendo che è una femmina. Lista dei femminicidi, transcidi e lesbicidi. In quale di queste tre categorie, secondo te, questo ragazzino di 15 anni deve stare, non una di me? Perché non può stare nella categoria dei maschi? Perché dobbiamo per forza fare schifo a tutti i costi? Perché dobbiamo essere così psicologicamente deteriori? Forse perché non avete mai letto un libro in vita vostra e quindi non sapete a quali picchi di sensibilità sono arrivati uomini normali. Quando dico normali intendo, come direste voi, eteronormativi, uomini cis, che dobbiamo essere per forza delle bestie. Ma con quanti uomini eteronormativi avete parlato, così per curiosità, che a scuola non facevano altro che sentirsi dire sei una femmina, sei un frocio, non sei buona a niente, impiccati e via dicendo. E per fortuna però, perché per fortuna sono ancora qui, siamo ancora qui, mi ci metto pure io. Io pure ho avuto i capelli lunghi per tanta parte della mia vita e tante volte mi sono sentito dire perché hai i capelli come una femmina. Ma questo vuol dire che io non posso essere un uomo eteronormativo? Questo vuol dire che io sono meno uomo di quello che della bestia che si comporta così? Assolutamente no. Assolutamente no. Questa è una bestialità vera e propria. E chi compila queste cose si dovrebbe vergognare. Si dovrebbe vergognare di avere preso la memoria di un ragazzo di cui noi non sappiamo niente, non sappiamo se gli piacevano le donne, non sappiamo che cos'altro gli piaceva, sappiamo però che aveva l'identità di genere di un maschio e con questa identità di genere è morto. E adesso sta nella lista dei femminicidi. E io non penso di avere altro da dire su questo argomento, se non che io credo che qualsiasi uomo che si è trovato in questa situazione, in una situazione di questo genere, e sono tantissimi, perché il bullismo è una cosa maschile. Il bullismo è una cosa che viene fatta dai maschi contro i maschi. Questa è una cosa nostra. E la reazione a questa cosa è una cosa nostra. Ecco, ogni uomo che si è trovato in questa posizione, la posizione di essere femminilizzato, per così dire, che poi non è veramente una femminilizzazione. Sì, lo strumento del femminilizzare la preda, la vittima, è uno strumento, viene usato. Qualunque bullo, se sapesse parlare, ve lo saprebbe spiegare, che non crede davvero che all'altra persona piacciono gli uomini solo perché ha i capelli lunghi. Usa quella parola come un insulto perché nel suo mondo interiore quello è un insulto. Nel suo mondo interiore le persone omosessuali valgono meno delle persone eterosessuali. Niente di più, niente di meno. E Paolo su quella lista non ci dovrebbe stare. E altre persone su quella lista non ci dovrebbero stare. E questa è una forma di sciacallaggio. E questo conclude il mio video, perché veramente, veramente non ho altro da aggiungere. Spero che voi magari troviate qualcosa da aggiungere a quello che ho detto. Fino al prossimo video, che mi auguro sia un po' più leggero e mi causi meno fastidi. State in salute.